Ciao ragazzi, eccoci qua con questa seconda ed ultima parte del tutorial su Xsim. Ricordo che nella prima abbiamo visto come caricare le risposte sia per quanto riguarda quelle in frequenza e per quanto le curve, per quanto riguarda quella in frequenza e quella di impedenza e come abbozzare un primo crossover, un primo filtro, ok? E come operare su questo, tutte le varie operazioni possibili diciamo, per andare a fare le opportune modifiche da posizionamento di questi elementi che sono, diciamo, questi sulla barra laterale, ok? Quelli, i componenti del nostro crossover. Quindi in questa fase non ci occuperemo di questo, come operare e andare a regolare, quindi per chi fosse interessato consiglio vivamente la visione della prima parte, ok? Però perché sarà poi difficile seguire questa. Va bene, in questa vorrei portare la vostra attenzione sui dati che possiamo ricavare da questo simulatore, che è una cosa molto importante, ok? Ma prima di addentrarci in questa fase, volevo aggiungere un'ultima particolarità che sono i circuiti a blocco, ok? Che possiamo aggiungere direttamente. Allora facciamo un pochino di pulizia, cancelliamo, cancelliamo pure questo, una bella pulizia così, ok. Allora, abbiamo il nostro Twitter, abbiamo l'HTB 260, abbiamo l'HVB 160, ok? Allora, invece di aggiungere elemento per elemento i nostri componenti che poi andranno a costruire la nostra rete crossover, come abbiamo visto sempre nella prima parte, c'è la possibilità di aggiungere un blocco, c'ha già una rete, ok? Si va su proprio la voce circuit block, ok? Vedete un elenco all'interno, ok? Si può aggiungere un all pass di primo e secondo ordine, in questo caso non lo vedremo perché in effetti l'all pass si usa maggiormente quando si deve andare a operare sulla fase, ma si va a operare in modo massiccio sulla fase da portare degli effetti più che altro, o laddove ci fossero dei grossi ritardi o dei grossi anticipi e quindi si deve correggere la fase. Normalmente nei crossover non si usa, insomma, nei passivi quasi mai, è raro, molto raro, quindi non lo andremo nemmeno a vedere. Allora, per quanto riguarda invece i passa alti e passa basso, si può aggiungere di primo e secondo ordine, si può aggiungere un L-pad, si può aggiungere le due cellette anti-induttiva e anti-risonanza, ok? Per aggiungere solita procedura, mettiamo un passa alto, aggiungiamo, aggiungiamo anche nel pad, ok? Colleghiamo, ok, si opera nello stesso modo, tasto destro, si sceglie il taglio, ok, si vede subito cosa apporta sulla nostra modifica sulla risposta, si può andare a modificare direttamente il Q, ok, aggiungiamo un passo sempre di secondo ordine, solito modo, ops, pardon. Ripeto, abbiamo spiegato tutto nella prima parte di quello che sto facendo adesso.
mettiamo in evidenza le curve dei singoli driver. Ok, allora andiamo, come si vede il woofer ha questo fall off abbastanza in evidenza, andiamo a correggere abbassando la curva, ma dobbiamo anche abbassare un pochino il livello del tweeter. Ok, si può digitare direttamente il valore o andare a modificare con i cursori. Abbassiamo un attimo il taglio del woofer, ma questo l'abbiamo visto nella prima parte. Ok, e così via. Andate poi a vedere un attimo voi. Vabbè, abbiamo ottenuto la nostra risposta con i vari tagli. Si possono aggiungere tutto quello che è presente, come dicevo, le varie cellette. Ok, questo l'abbiamo visto proprio ultimamente su un tutorial su BoxSim, quindi vi suggerisco di andare a vedere quello, perché in questa fase vedremo altro. Vi ho mostrato solo che è possibile inserire anche nell'Xsim le celle, queste cellette di compensazione per quanto riguarda la parte dell'induttanza, la sezione induttiva e quella della risonanza. Ok, quindi facciamo un po' di pulizia, non la tratteremo questa volta. Allora, una volta che abbiamo ottenuto, o diciamo operando per singolo elemento o operando con i circuiti a blocco come abbiamo visto in questa istanza, abbiamo ottenuto la nostra risposta, ci piace, vorremmo realizzare questo filtro proprio perché insomma sembra che sia una risposta bellissima. Allora, e invece prima di procedere alla realizzazione del filtro, come dicevo, dobbiamo andare a verificare attraverso tutte le informazioni che ci può fornire questo simulatore se l'impostazione di questo crossover risulta corretta al di là della risposta ottenuta. Come si può fare? Si può fare andare ad aggiungere dei grafici oltre a questo, che è la risposta in frequenza, impedenza, modulo e fase. Ci sono altre risposte. La prima è proprio la risposta elettrica del filtro che abbiamo realizzato, ok? Ed eccola qua. Possiamo avere quella del singolo driver, vale a dire tweeter e buffer. Ok, e cosa possiamo avere? Quale informazione importante possiamo avere da questo grafico? Ci dice che l'incrocio è a 1004, ok? Vedete? Allora, noi sappiamo, ne abbiamo discusso più volte, è una buona regola che per quanto riguarda un passa alto, questo deve essere impostato a un'ottava superiore della frequenza di risonanza del driver. Nel nostro caso mi sembra che l'HTB 260 sia 8,50, il doppio che è un'ottava superiore sono 1700, quindi già vediamo che questo filtro, al di là della bellissima risposta che abbiamo ottenuto, non è fattibile, è da correggere, ok? Quindi va abbassata ancora la risposta del nostro HTB 260 e di conseguenza può andare a regolare anche quella del woofer, l'HVB 160. Ecco qua, già una prima verifica, abbiamo detto questo che abbiamo ottenuto non è possibile, non si può realizzare, è sbagliato, ok? Andiamo a vedere altro, ok? Ritardo di gruppo sia per quanto riguarda tutto il sistema e sia per quanto riguarda i singoli elementi, vuol dire tweeter e buffer. Ricordo che questi grafici, queste risposte sono ottenute attraverso la simulazione in funzione dei dati inseriti, quindi se i dati inseriti sono corretti la simulazione sarà più o meno corretta, se i dati inseriti sono
errati, la simulazione sarà errata. Già la simulazione di per sé, testa simulazione, quando i dati inseriti sono esatti, e questa va preso con le dovute insomma, considerazioni da fare. Vanno preso con cautela i dati forniti, perché si tratta pur sempre di una simulazione, quindi figuriamoci quando i dati inseriti sono errati cosa ne può uscire fuori. Comunque sia, si può avere il ritardo di gruppo, come dicevo, possiamo avere questo è importante, la potenza dissipata per singoli elementi. Quando nel nostro crossover sono presenti dei resistori, soprattutto come in questo caso la R2 e la R3, di conoscere la potenza dissipata in funzione di quella della potenza applicata. Ok? Allora, no, R2 ed R3, R2 ed R3, ok? In leggenda qua si vede. Quando è applicato all'ingresso del nostro filtro un watt, vediamo che in effetti stanno dissipando un po' poco e nulla. Ma proviamo ad aumentare la potenza del nostro amplificatore. Vediamo che quando stiamo già a 50 watt, la R2, che è questa blu, cioè questa qua in serie, già sta dissipando 12 watt, quindi una resistenza da 5 watt non è idonea. Quando 100 watt vediamo che ha oltrepassato addirittura i 20 watt di dissipazione. Quindi come conoscere la qualità e le caratteristiche dei componenti attraverso, in funzione della potenza e anche del posizionamento, ovviamente, che quando abbiamo una resistenza che sta dissipando 20 watt certamente non va posto vicino ad un condensatore, ad esempio, ok, o a un induttore, comunque va messa abbastanza in disparte, visto che deve dissipare tanta corrente laddove dove questo fosse necessario, ovviamente. E comunque anche, diciamo, al di là delle caratteristiche che ci può fornire dei componenti che dovremmo andare ad acquistare, anche il suo posizionamento, perché come vale per quanto riguarda i resistori, togliamo un attimo questa, pardon, dicevo, lo possiamo avere anche per l'induttore, ad esempio. Quello maggiormente interessato è quello in serie al woofer, quindi in questo caso l'L3, ok? E vedete che con 50 watt, ok? Questo sta dissipando 8 watt, quindi è importante, ok? Sempre in funzione delle caratteristiche che abbiamo scelto per quanto riguarda l'induttore, ok? E così via per singolo elemento, quindi sappiamo, conosciamo con una certa precisione in funzione dei watt in ingresso ai crossover quale potenza stanno dissipando o dovranno dissipare i singoli elementi, ed è importantissimo sia per quanto riguarda il dimensionamento sia per quanto riguarda il posizionamento, ok, degli elementi sul nostro circuito che andremo a realizzare. Ok, allora possiamo avere anche in funzione del voltaggio ai capi dei singoli elementi, la corrente che attraversa i singoli elementi, la risposta all'impulso, sia per quanto riguarda il sistema completo, sia per quanto riguarda per singolo elemento, quinto iter e woofer. Ok, ripeto ancora, sono dati forniti, sono grafici forniti in base alla simulazione in relazione ai dati inseriti, ok? Quindi cosa sia questo l'abbiamo sempre discusso in passato e quindi non ci ritorniamo adesso. Possiamo avere anche la step response, idem per singolo elemento e quella del sistema, ok? E anche per onda quadro, eccola qua, idem sistema singolo elemento, ok?
Resta comunque una simulazione e ripeto, in funzione dei dati inseriti che sono in funzione della misura. Se la misura è errata, la simulazione sarà errata, se i dati inseriti in qualche modo sono errati, la simulazione sarà errata. Quindi fate attenzione a aggiungere quando aggiungete delle conclusioni e fate delle verifiche, ok? Né più né meno, se no poi quello che otterrete insomma è del tutto aleatorio, cioè errato nel modo più assoluto. Bene, non credo ci sia altro da aggiungere. Vediamo un attimo. No. Sì, forse questo sì. Allora, i grafici che voi vedete, questo in risposta, nelle risposte in frequenza, questo è un 24esimo di ottava. La possiamo avere anche a diversi smoothing, vedete qua in elenco. Mm? Un sesto di ottava. Possiamo modificare chiaramente l'ampiezza della risposta, la divisione insomma, del grafico per quanto riguarda in dB, ma questo l'abbiamo visto la volta scorsa mi sembra. Ok, questo ci è utile per quanto riguarda lo smoothing, per capire poi effettivamente all'ascolto cosa noi percepiamo. Vi ricordo che il nostro udito diciamo, non riesce a discriminare oltre un quinto per ottava sopra i 200 Hz e oltre un terzo di ottava sotto i 200 Hz. Cioè, vuole a dire, è inutile, cioè in fase di progettazione è chiaro e consigliato avere una risposta molto dettagliata, ma sappiate che in effetti quando ottenuto il nostro crossover con la nostra risposta, non bisogna andare a vedere, voglio dire, risoluzioni che vanno al di sopra da un sesto di ottava. Difficilmente il nostro orecchio riesce a percepire tali variazioni, ok? Con questa discriminanza è difficile. Bene, credo che non ci sia altro da aggiungere, spero di essere stato chiaro, laddove non lo fossi stato mi fate sapere come solito. Se desiderate restare aggiornati vi suggerisco di iscrivervi al canale. Alla prossima, ciao!